Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi voglio fare un video davvero molto particolare. Infatti voglio rivedere insieme a voi i 10 momenti più belli, più incredibili, più emozionanti di tutta la storia di Lowfish. E lo voglio fare proprio insieme a voi perché dobbiamo festeggiare un traguardo incredibile, il raggiungimento dei 100.000 iscritti. E ci siamo riusciti solamente grazie al vostro supporto. Infatti voi avete creduto nel nostro lavoro, con i vostri commenti ci avete dato una carica incredibile e lo avete fatto anche quando c'erano delle critiche costruttive. Oggi c'è un sacco di vento, come potete sentire, ed è un compagno di pesca che non mi ha mai abbandonato in nessun posto dove ho vissuto. Tuttavia il ringraziamento va anche a tutte le persone che mi hanno dato una forza incredibile e che mi aiutano fisicamente nel canale. Ovviamente Eva, che avete visto in alcuni video, poi c'è Luciano che dietro le quinte mi dà una carica ogni giorno, anche quando va tutto male. Mio fratello che sta lì, l'avete visto anche in alcuni video e la vedrete in questa top 10. E poi tutte le persone che mi scarrozzano a pesca, a partire da Stefano, Mirko, Marco e tutti quanti. Ma ora, bando alle ciance, andiamoci a vedere questi momenti più emozionanti. Al 10° posto della nostra classifica c'è quella volta in cui sono andato a pescare insieme a Eva i pesci serra a Marina di Andrano, un posto che si trova vicino a Otranto dove abbiamo vissuto fino all'anno scorso. Mi ricordo che avevamo pochissimo tempo perché ero uscito da lavoro alle 5, faceva tramonto intorno alle 8, eppure appena siamo arrivati sul posto di pesca sono riuscito subito a pescare le aguglie che sarebbero state la nostra esca. E mi ricordo che appena innescavo le aguglie e le mandavo in acqua, i serra mangiavano dopo 2 minuti. E praticamente abbiamo speso più tempo nel fare le riprese, i commenti a quello che accadeva, piuttosto che a pescare. Al 9° posto c'è uno degli incontri più incredibili di tutta la mia vita. Stavo facendo pesca subacquea vicino a Torre Sant'Emiliano, lungo la scogliera. Qui il mare scende praticamente a 15 metri e poi a 20 molto rapidamente. E a un certo punto, mentre cercavo i saraghi che mangiavano sulle rocce, ho visto un'ombra scura. All'inizio mi sembrava un pescione, probabilmente una ricciola. Ma poi avvicinandomi mi sono accorto che in realtà si trattava di una tartaruga marina, enorme, e sono riuscito per un paio di minuti fantastici a nuotare insieme alla tartaruga. Questo è stato un incontro davvero eccezionale e non so se mi ricapiterà. Sono le cose che capitano forse un'unica volta nella vita. All'8° posto la pesca più bella che esista. La pesca a spinning sulle mangianze e soprattutto insieme a Valerio, uno dei miei amici più grandi. Mi ricordo che quella mattina avevamo visto tantissime mangianze, ma poi quando siamo tornati il pomeriggio per registrare il video non si vedevano più pesci. E fortunatamente al tramonto però abbiamo trovato un'unica mangianza, dove siamo riusciti a lanciare solamente 2 volte. E al secondo lancio, dopo un paio di recuperi, l'alletterato ha mangiato. La pesca sulle mangianze, se fatta insieme alle persone giuste, penso sia la pesca più bella del mondo, che ti regala un'adrenalina e delle emozioni incredibili. E questo alletterato di 13 kg ne è la dimostrazione. Al 7° posto c'è poi la pesca delle orate, in una zona dove solitamente non si può pescare, ma dove ero riuscito ad entrare grazie a un'autorizzazione speciale. Mi trovavo nel sud della Sardegna ed in particolar modo a Feraci e qui ho voluto provare a pescare le orate utilizzando come esca il murice e il paguro. Quella giornata era stato un esperimento molto improvvisato e lo potete vedere dal treppiedi che avevamo costruito all'ultimo secondo, però ci siamo divertiti davvero tantissimo, a dimostrazione che se il pesce c'è, ma soprattutto se l'esca è quella giusta, i pesci non sanno resistere. Siamo infatti riusciti a catturare delle bellissime orate che ci hanno dato anche molto filo da torcere.
Oltre a quei pesci meravigliosi e all'ambiente incontaminato della Sardegna, quello che mi ricorderò di più sono la miriade di insetti che di notte ci ha completamente assaliti, ma soprattutto quel pesce gigantesco che ci ha spaccato tutto perché ha abboccato quando in realtà stavo guardando la telecamera, e se avete visto il video ve lo ricorderete sicuramente. Al sesto posto c'è la giornata di pesca in barca in Sardegna, la mia prima in assoluto, insieme a Stefano, che prima di diventare un mio grandissimo amico in realtà era un mio follower, poi ci siamo conosciuti e non ci siamo mai più lasciati. Con Stefano abbiamo provato tutte le tecniche, dal bolentino all'incicu alla traina, e ci siamo divertiti tantissimo in una giornata incredibile, con catture fantastiche, come questo scorfanone rosso, ma soprattutto come con questa tracina di oltre 1 chilo che aveva addirittura mangiato una seppia intera. Ciliegina sulla torta, anche i polpi hanno cominciato a mangiare all'incicu e io sono riuscito a prendere il mio primo cappone in assoluto. Al quinto posto c'è il video nel quale pesco i pesci serra utilizzando per la prima volta il laccio. Questo video in realtà era una provocazione alle grandi aziende che ci fanno pagare un artificiale 20-25 euro. Ad Otranto era arrivato un banco di migliaia e migliaia di pesci serra, ma dopo 2 settimane di pesca spinning intensiva non mangiavano più nulla. Il laccio poteva essere l'unica salvezza, e così è stato. Su una scogliera dove 60 pescatori stavano pescando da ore senza prendere nulla, appena sono arrivato ed ho lanciato, sono subito riuscito ad agganciare un serra. Così è stato per tutti i lanci successivi, a dimostrazione che i pesci, dopo un po' di tempo, imparano a conoscere le nostre esche e mangiano solamente sulla novità. Alla quarta posizione c'è il video del nostro viaggio in Portogallo. Questa volta l'Office ci ha dato la possibilità, durante un viaggio, di scoprire non solo dei luoghi incredibili, ma delle persone fantastiche. Infatti è proprio grazie alla pesca che abbiamo conosciuto delle persone semplici, ma con un cuore enorme. Lì non esiste la gelosia, la voglia di competizione che c'è sempre in Italia. Sarà forse perché l'oceano è molto più ricco di pesce rispetto al Mediterraneo ormai impoverito, ma sarà probabilmente perché la loro cultura è diversa e qui sono davvero tutti amici. È stato bellissimo inoltre nell'ultima giornata provare a pescare e conoscere una persona incredibile, Antonio, che nel suo mezzo italiano ci ha fatto scoprire una pesca che qui non si pratica. E mentre chiacchieravamo, Antonio è riuscito a agganciare qualcosa di enorme, che all'inizio credevamo si trattasse di un polpo gigantesco, che poi in realtà si è rivelato essere un enorme granseula, un granchione preistorico tirato fuori in un'acqua bassissima. Che meraviglia l'oceano, ogni volta regala delle emozioni incredibili, proprio come questa qui. Al terzo posto, sul podio, c'è la cattura del dentice che ho fatto sott'acqua. Quella giornata era partita malissimo, infatti anche se pescavo vicino casa, le condizioni marine erano particolari e non ero riuscito a vedere un pesce, se non un banco di salpe e uno di ricciole molto piccole. Dopo l'ennesimo lunghissimo agguato a vuoto, mentre risalgo, vedo la sagoma di un pesce. Allora prendo una velocissima boccata d'aria e riscendo subito. E allora lo vedo. Dietro lo scoglio c'è la forma di un pesce che mi sembra rosa, non riesco a capire di cosa si tratta. Probabilmente è un dentice. Allora, col cuore in gola, piano piano avanzo e finalmente il dentice si fa vedere. Appena spunto dallo scoglio, non esito un secondo e gli sparo, prendendolo perfettamente. Questo è stato il mio primo dentice sott'acqua, una cattura incredibile con tutte le difficoltà del caso che tuttavia sono riuscito a registrare. Questa cattura rappresenta l'essenza della pesca, anche quando tutto va storto, all'improvviso può capitare l'occasione della vita e bisogna sempre saperla cogliere al volo. Al secondo posto, invece, la storia di una sconfitta. Sono stato a Firenze per 6 mesi per un master e nonostante il pochissimo tempo e la stagione non ideale, mi ero deciso a provare a pescare un siluro.
Dopo aver studiato l'Arno da cima a fondo su Google Maps, avevo capito che risalendolo sarei riuscito a trovare degli affluenti molto interessanti, ossia dei canali che con la pioggia avrebbero potuto attirare il siluro. E così una passeggiata enorme mi aveva portato a scoprire moltissima parte di questo fiume, ma dopo lanci su lanci su lanci, con la pioggia che cadeva, non ero riuscito a prendere nulla, anzi avevo anche perso un paio di esche. Poi finalmente, stanco, estremato e completamente bagnato dalla pioggia, riesco ad arrivare a un punto secondo me molto favorevole, con un piccolo corso d'acqua che si riversava nel fiume e creava una grande macchia gialla. Ed è qui che dopo un paio di lanci aggancio un pesce mostruoso. Inizia così un combattimento incredibile tra me e il pesce e nelle mie mani ho una canna da tonni che tuttavia sembra un bastoncino di legno che si piega sotto la furia di questo pesce enorme. Gli addetti ai lavori diranno che si trattava di un pesce forse di un paio di metri, io però non lo saprò mai, so solo che a un certo punto è andato sotto il gradino e lì ha spezzato il filo. Ma nonostante la sconfitta, ero riuscito in un'impresa quasi memorabile, senza conoscere il fiume e senza aver mai provato a pescare questi pesci. Da solo ero riuscito a trovarli. Finalmente, al primo posto, troviamo il video più bello di tutti. Questo video l'ho registrato a Otranto, in una giornata di pioggia, di vento, di mare mossissimo, ma io e Eva avevamo trovato per primi quel banco di pesci serra e ad ogni lancio riuscivamo a prenderne uno. In quelle condizioni proibitive ad un certo punto agganciamo un pesce enorme che combattiamo per ben 9 minuti, ma nonostante tutto non c'è nulla da fare. Il pesce, dopo svariate sfrizionate, dopo essersi girato intorno a uno scoglio, come al solito riesce a rompere proprio su quel gradino maledetto. Ma nonostante questa sia stata un'altra grande sconfitta, in realtà la vittoria più bella è stata quella di condividere insieme a mia moglie un momento incredibile, magico, con tutta la pioggia e le difficoltà del caso. Ed è anche questo forse il bello della pesca. Spero che il video vi sia piaciuto. Quando ho rivisto queste immagini mi sono emozionato, ho rivissuto quei momenti. E a voi qual è stato il video che più vi ha emozionato e che più vi è piaciuto? Scrivetemelo nei commenti. Vi ricordo che i vostri like, i vostri commenti ci danno una mano incredibile. Ovviamente se non siete iscritti fatelo e noi ci vediamo al prossimo video. E speriamo che sarà veramente prossimo questo video. Alla prossima, ciao!